amici, questa volta faccio un live, vediamo come va, e l'ho titolato cose che vogliono voi giovani non sappiate su Sanremo. Però il titolo non mi è riuscito bene, adesso vado ad editare, perché ieri ho caricato un video su Sanremo. Momento che qua c'ho bisogno della tastiera virtuale che sempre va fuori. Ecco qua, scusatemi. Ecco fatto. Poi vabbè, il resto delle informazioni dei database dei media, cose lo caricherò in un'altra opportunità, lo diffonderò nei media dopo, se no non faccio il video adesso. Allora, cari amiche ed amici, il titolo è molto chiaro, vediamo se adesso appare. Lo faccio in live streaming sapendo che viene di più bassa qualità, anche se col tablet naturalmente veniva in bassa risoluzione. Adesso vendrà in buona risoluzione ma in basso formato, quindi le cose si compensano, visto che io non ho più la mia filmatrice che mi ha abbandonato, filma e non filma perché gli funziona male lo sportellino, si accende e non si accende. Allora, cose che non vogliono voi giovani. Ah no, sì, non sappia, due negativi, sì. Cose che non vogliono che voi giovani sappiate su Sanremo. Quali sono queste giovani? Quelle che sono queste che cose, cari giovani? Eh, bene, innanzitutto a me Sanremo non è mai piaciuto sin da quando ero bambino, sin dalla fine degli anni 70. Calcolate che io sono nato il 26 gennaio 1969, forse molti di voi non erano nati, forse molti di voi sono dei millennials, cioè sono nati dopo il 2000, quindi ci avranno al massimo 18 anni. Io già dal 75 in poi, vabbè, che la tele ai miei tempi, la televisione la si accendeva per fare compagnia, quindi per così dire era un elettrodomestico come la radio che lo si teneva acceso mentre si stava leggendo, mentre si passava di lì nella sala. Non è che gli si prestava al 100% la propria attenzione, si faceva ciclette, ginnastica nell'ambiente, si leggeva riviste, cose che non richiedono molta concentrazione, o addirittura mentre si studiava si accendeva la tele. E io mi ricordo la noia, adesso non so come riuscissi a vedere da giovane tutti gli episodi di Fantastico condotti magistralmente da Pippo Franco,
oltre che a volte da Pippo Baudo, che Fantastico era molte volte il contenitore del pomeriggio o della sera di Sanremo. Si trasmetteva a Sanremo attraverso Fantastico, e ci sono state molte edizioni di Fantastico, Fantastico 1, Fantastico 2, mi sembra che sono arrivati, non so se a Fantastico 5 o 7, ma anche negli anni 80 Sanremo non mi è mai piaciuto. Di fatto ci avevano più contenuto le canzoni dei primi anni 70 e degli anni 60 a livello di contenuto, ma lo stesso non è che mi interessasse molto vedere il carrozzone di Sanremo, anche perché i big, i veri cantanti che dovrebbero partecipare alle competizioni, sempre se ne sono sottratti. Invece i cantanti novelli partecipano per conto loro, e non è giusto, perché dovrebbero partecipare tutti quelli che fanno musica, siano essi famosi, non famosi, dovrebbero partecipare tutti. Allora, che cos'è che non mi è piaciuto di Sanremo? Visto che ci sono, mi aggindo, perché mi sono scordato di farlo. Innanzitutto il falso perbenismo. Innanzitutto non mi è piaciuto mai di Sanremo il falso perbenismo, che col tempo è cambiato, perché negli anni 70 ed 80 non si potevano dire certe paroline, certe parolacce, e quindi si usavano degli eufemismi. Poi già negli anni 90 certo puritanesimo è crollato e andava di moda dire addirittura la parolaccia, andava di moda, e quindi le canzoni sul finto perbenismo e sul sentimentalismo edulcorato, finto, perché i sentimenti sono belli esprimerli, ma anche di sconforto, ma tutto simulato. Fatto sta che io ho fatto un video, non so in che anno, 2012, 13, 14, che sono arrivati a simulare il suicidio di due operai all'inaugurazione, all'anteprima del Festival di Sanremo. Poi non si è fatto più nulla, non si è indagato. Ma perché non si è indagato? Non si sa. Dovevano indagare, dovevano veramente dare delle spiegazioni. Chi erano quegli operai? Come se erano disoccupati e senza soldi, si sono comprati il biglietto del treno o dell'aereo o di un pullman e sono andati fino a Sanremo per buttarsi dall'impalcatura che c'è che c'era nello scenario. Come sono arrivati fino lì? Chi li ha fatti passare? Perché erano tutte e due vestiti nello stesso modo. Nessuno si è accorto che salivano nell'impalcatura, perché stavano fra il pubblico e poi sono riusciti a passare nell'impalcatura, perché sono andati giusto in una zona sicura e poco alta, perché se volevano veramente buttarsi non lo dicevano, ma hanno iniziato a strillare tempestivamente, sono andati con le camere lì sapendo che lo scenario è così grande. Cioè, a Sanremo bisogno di queste farse per pubblicizzarsi, di colpire nello stomaco, di colpire duro nei sentimenti della gente. In quanti ci avranno creduto nel momento? Forse si buttavano per la cattiva conduzione, che io già nel video di quell'epoca dissi di chi era. Capito, Fazio? Quei due, no? Lo Staglio e Olio del sabato e la domenica sera italiani, che fra i due li ammiro perché guadagnano 1 miliardo 400 milioni di euro fra i due all'anno. Poi per condurre Sanremo guadagnarono lo stesso. Comunque dico, si vorranno, se era vero, si buttavano giù perché disoccupati o perché non gli piaceva la conduzione del festival, o
prevedendo già le canzoni che venivano, si volevano già uccidere d'anteprima d'entrata. Però a parte questo, che Sanremo c'ha dei sentimentalismi a volte beceri da sempre, già studiati, già di maniera, già a tavolino, c'è anche da dire per esempio temi triti e ritriti come il pacifismo, tutti a cantare di pace, tutti a cantare d'amore, tutti a cantare e poi in Italia non cambia niente, tutti a cantare di riforme sociali, ma già dagli anni 60, e non cambia nulla, perché alla fine sono i politici che decidono. Ma abbiamo, occhio, nella politica molti, adesso che andate a votare, voi voterete per quelli che si presentano alle elezioni, i politici che si presentano come deputati, come senatori, perché il nostro è un regime parlamentare. Ma ci sono molti amministratori, molti dirigenti che non li vota nessuno e stanno lì da 30 anni nella politica, accumulando cariche che vengono date a tavolino per delega diretta, che nessuno decide se devono essere amministratori di tale o quale cosa. E poi quante coalizioni ci sono dentro il Parlamento e dentro il Senato, dentro la Camera dei Deputati, coalizioni che nessuno vota e che si sciolgono e riarmano da sole, si alleano e si dividono, e anche si dividono tutta la spesa politica, e magari sono coalizioni votate da 10-20 deputati formate da 2 o 3 deputati all'interno di altre coalizioni, all'interno di coalizioni che a loro volta fanno parte di coalizioni che fanno parte di vere coalizioni che la gente ha votato. Quindi a volte loro fanno una coalizione parlamentare, noi ne facciamo un'altra, eccetera eccetera, e ci fanno credere che attraverso le canzoni è possibile fare una rivoluzione nella politica. Andando a Sanremo, che peraltro è finanziato dalla Rai con il canone e non con la pubblicità, nell'Ariston, che è un hotel privato, credo, quando dovrebbe il Festival di Sanremo finanziarsi con le entrate, con i biglietti. E poi un'altra cosa, ecco, dicevo, il falso perbenismo, sentimentalismo è una cosa che non vi dicono, che sempre ci sono queste canzoni di protesta. Le canzoni di protesta vanno sempre di moda a Sanremo. Adesso c'è da chiedersi contro che protestano, se il sistema anche durante il 68 è stato sempre lo stesso, a prescindere da tutte le canzoni di protesta o grazie alle canzoni di protesta. Contro che protestano a Sanremo o contro chi protestano a Sanremo, se alla fine le canzoni sono sempre le stesse di protesta e cambiano i contenuti di poco, soprattutto fanno sempre più enfasi nel sentimentalismo e negli istinti delle persone, gridano, fanno assurdità, come Celentano, che è sempre stato un cantante di protesta, ma poi alla fine, anche se parla contro la povertà, contro il sistema, questo non è rock, quello è rock, questo non è rock, poi alla fine ha fatto i soldi, come Dario Fo, che è stato nella gioventù fascista e poi dal dopoguerra in poi è stato più comunista di Stalin. Quindi alla fine di che stiamo parlando quando parliamo di canzoni di protesta? Per esempio, lo sapevate che Giorgio Napolitano era nella gioventù universitaria fascista GUF, e quando gli chiesero della resistenza disse: quello è stato il miglior momento della storia italiana, peccato che io in quell'epoca non fossi partigiano perché stavo nel GUF. Cioè lui denunciava i partigiani li fucilavano, e lui quindi era un fascista, un giovane studente universitario fascista che denunciava i partigiani. Poi dal dopoguerra in poi fu
il più ortodosso dei comunisti italiani, che addirittura giustificò, elogiò e fece l'apologia, anzi l'apoteosi della soppressione della primavera di Praga da parte dell'esercito rosso sovietico. C'ho dei cani esuberanti. Quindi si riciclò Giorgio Napolitano e divenne subito il partigiano dell'ultima ora e il comunista dell'ultima ora, ma addirittura si riciclò Ratzinger, che anche lui fece parte. Buon pomeriggio Fight Blue, come va? Bene, parlavo del Festival di Sanremo, di tutte queste finte tendenze rivoluzionarie che poi non hanno cambiato mai il mondo, anzi è sempre andata di moda la dialettica rivoluzionaria nelle canzoni di Sanremo. Sempre si è voluto spacciare quello che si faceva a Sanremo per rivoluzionario, per un qualche cosa di nuovo che avrebbe cambiato il mondo. Ma guardate, giovani che avete dai 30 ai 14-12 anni, non vi fatevi ingannare. Le rivoluzioni non si fanno, dicevo, andando all'Ariston o guardando dalla poltrona di casa la televisione. Meno che mai oggigiorno si fanno dalla poltrona di casa o dalla seggiola del computer le rivoluzioni, guardando Sanremo nello smart TV, nel cellulare, nel tablet, mentre magari si guarda qualcos'altro nella tele, nello smart TV o nella LED TV, nel digitale terrestre. Non si fanno le rivoluzioni, dicevo, dando like al video in diretta della Rai in YouTube o nel canale della Rai, se ti sei iscritto nel canale della Rai in internet. Le rivoluzioni non si fanno col televoto al numero a pagamento al cellulare che gli dà più soldi a Sanremo e alla Rai. E le rivoluzioni non si fanno mandando un chat o un messaggino dal cellulare pagando. Flight Blues saranno escrescenze, serve solo per creare gossip, per dare benzina a trasmissioni altrettanto di escrescenza. Sanremo, Sanremo è un'escrescenza, serve solo per creare gossip, per dare benzina a trasmissioni esatto. Infatti una caratteristica che io adesso non sto guardando la tele, perché ne parlano di Sanremo in teche nel telegiornale, in tutte le trasmissioni, in che tempo che fa, nella prova del cuoco o del fuoco, in tutte le trasmissioni, in Uno Mattina, nel Pollice Verde, tutte le trasmissioni parlano di Sanremo. Sarà una tortura, perché anche il post Sanremo che si sono inventati, guarda un mio video, guarda tutti i miei video su Sanremo Flight Blue che ho caricato nel canale in questi anni, e vedrai che c'è adesso un pre-festival che dura molto, un post-festival che dura anche più del festival, e tutti a rincretinirsi votando col televoto, che il televoto è a pagamento come le interne del PD, ma non c'ha senso. Vuoi che ti voti, va bene, già per chiamare a Sanremo devo pagare un'interurbana. Io mi ricordo che quando ero giovane c'era Fantastico, che c'è stato fino a Fantastico 5 o Fantastico 7, e era abbinata alla Lotteria d'Italia. Allora ti vendevano il biglietto della Lotteria d'Italia con una cartolina. Tu dovevi staccare dal biglietto della lotteria una cedola della SIAE
che già prendeva i suoi soldi, quindi caricavano il prezzo di tasse sul biglietto della lotteria, no? Di fine anno o del 6 gennaio. Lo dovevi appiccicare con la colla, che Pippo Franco spiegava: non dovete mettere la colla o leccare tutta la cartolina, ma dovete solo sulla cedola mettere la colla. Mettevi su un rettangolo dove c'era indicato il tagliando della lotteria e lo spedivi a Sanremo, cioè a Fantastico, la trasmissione contenitore dove si trasmetteva Sanremo. In questo modo lo Stato ti faceva spendere in francobolli per mandare la cedola, così erano sicuri che spendevi in francobolli e che avevi comprato almeno un tagliando della lotteria, capito? Io non ho mai vinto nulla, né alla lotteria del 6 gennaio, né con la scheda che si mandava, la cartolina che si mandava a Sanremo, che doveva avere appiccicato il tagliando della lotteria. Quindi ti facevano spendere in francobolli, all'epoca 650 850 lire, e dovevi comprare la lotteria. Più lotterie compravi, più cartoline mandavi, e la gente, pur di mandare a Fantastico, quindi a Sanremo, 10 o 20 cartoline, si comprava ogni biglietto della lotteria 5.000 lire, 50-60.000 lire in biglietti, capite? C'è sempre stata questa cosa veniale. Poi chiamavi al telefono, era un'interurbana, la SIP era di Stato, prima che ti attendevano e che potevi scegliere fra le varie opzioni a chi votare. Adesso c'è il televoto e poi lo spazio pubblicitario di tutti i programmi, che non si sa i soldi di Sanremo dove vadino, a chi vadino. Però dicevo, il falso perbenismo rivoluzionario di Sanremo, no? Che non ve lo dicono, che non è mai cambiata l'Italia e non cambierà mai guardando Sanremo, non cambierà mai. È così. È inutile che vi scervegliate guardando quello che è più pacifista, quello che magari si è permesso di cantare contro la guerra, l'invasione in Iraq o in Afghanistan, quello che si permette di dire: guardate, c'è terrorismo, ma lo abbiamo finanziato contro l'invasione russa, non so, che canta di storia del passato. Perché tanto, se fossero veramente tutte cose rivoluzionarie contro il sistema, dato che Sanremo fa parte del sistema, la RAI è la televisione di Stato, lottizzata fra i partiti, viene trasmesso dalla Fininvest, che è lottizzata fra i partiti. Guardate che RAI non c'è solo RAI 1, RAI 2, RAI 3, c'ha, non so se adesso 12 ci sono RAI, fra digitale terrestre, satellitare. Poi ho fatto un video sulla faccenda del terrapiatismo. Vabbè, la gente ormai, grazie all'educazione di Stato italiana, che è sempre più scarsa, sta regredendo. Però ti dicevo, ci sono 12 RAI. Se non fa parte del sistema la RAI, che cosa fa parte del sistema? I cantanti che vanno a cantare nella RAI per protesta. La vera protesta si canta nella RAI, si canta a Sanremo, come Povia, che ha fatto una canzone in principio bella, ma qualunquista, perché chi governa il mondo, cioè c'è veramente un'elite che governa il mondo, di cattivi e sanno tutto, vedono tutto, fanno tutto loro, oppure in realtà nel mondo è una lotta di poteri finanziari, economici, politici, industriali e soprattutto dell'armamento, ma anche militari e di mafie, che non governano facendo un complotto, ma governano facendosi lotta fra di loro. Povia dovrebbe leggere più di geopolitica, ma della vera geopolitica, non della geopolitica complottista, e vedrebbe che purtroppo nel mondo non c'è un complotto ordinato, non c'è veramente un nuovo ordine mondiale
con una elite, una cupola che governi tutto, ma nel mondo c'è anarchia, c'è anarchia, tutti contro tutti all'interno di ogni stato, e nel mondo intero c'è anarchia, quindi non governa nessuno il mondo, perché tutti lo vorrebbero governare. Gli Stati Uniti stanno perdendo potenza economica, militare, ma anche credibilità, e al loro posto si vogliono sostituire India, Cina, Russia, Unione Europea. Il BRICS si è formato per questo, l'unione di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Quindi nel mondo non c'è questo nuovo ordine mondiale di una elite di illuminati, che il popolino crede, ma nel mondo c'è anarchia, lotta intestina ai più alti livelli del potere, lotta trasversale anche interna all'interno di coalizioni, c'è spionaggio fra i paesi europei, fra i paesi alleati della NATO, ci sono alleanze occulte fra paesi europei e paesi della NATO con altri paesi, interessi economici extraeuropei. Per esempio gli Stati Uniti hanno imposto l'embargo da più di 50 anni a Cuba, eppure io ho fatto vacanze a Cuba negli anni 80, perché negli anni 80, inizi anni 80, Cuba si è aperta al turismo italiano e lentamente al turismo europeo. Canada dagli anni 80 fa commercio con Cuba, quindi gli Stati Uniti erano rimasti al tempo di Barack Obama gli unici a essere toccati dall'embargo, perché gli industriali statunitensi erano quelli veramente compromessi dall'embargo, perché altrimenti tutti gli altri industriali del mondo facevano contratti con Cuba. Barack Obama ha detto: in più di 50 anni di embargo non siamo riusciti a scalfire il regime comunista, che si è autolegittimato proprio con le difficoltà sorte dall'embargo. Ma quello che non ha detto è che in più di 50 anni di embargo cubano, i più compromessi sono stati gli industriali statunitensi e non gli industriali del resto del mondo, che hanno fatto negozi dagli anni 80 con Cuba o dagli anni 70. Giovanni Agnelli è stato molte volte a Cuba, e tanti altri industriali che adesso non mi ricordo, italiani. Comunque, ritornando a Sanremo, e visto che io volevo fare questo perché devo uscire, ho fatto questo live per non stare a perdere tempo editando questo video. Le cose che non vi dicono di Sanremo è che innanzitutto tutti i testi sono triti e ritriti, sempre si ripetono, come il festival del lavoro, no? Con sempre le solite canzoni, ma la festa la fanno al lavoratore, nel senso che non cambia nulla. Dagli anni 80 è aumentata la precarizzazione, la terziarizzazione, il lavoro in nero, eppure fanno sempre i festival dell'unità del lavoro con canzoni di protesta rivoluzionarie che incendierebbero il paese, ma non cambia nulla. Quindi a Sanremo c'è il buonismo, il sentimentalismo, fanno soldi con il televoto, con il voto digitale, l'opinione della gente serve solo per aumentare l'audience, non conta nulla, le stesse canzoni di sempre, i big non competono soltanto i giovani, e quindi loro non perderanno mai, ma anzi è come se avessero sempre vinto. E alla fine poi le canzoni di protesta non cambiano nulla, perché non cambia il paese, non cambia la gente, non cambia la classe dirigente, si votano solo per, adesso a marzo voteremo soltanto per chi si presenta, ma amministratori locali, regionali, provinciali, statali, la classe dirigente che viene messa lì per delega o procura e che accumula incarichi, quelli non li votano nessuno, gli amministratori. Allora il falso pacifismo, soprattutto le false proteste rivoluzionarie di Sanremo, mi hanno scocciato, e io ho voluto fare questo video per dirvi le cose che non vi dicono di Sanremo, che Sanremo è tutto finto,
finti clamori rivoluzionari contro il sistema. Ma contro quale sistema? Se vanno a cantare per Mamma Rai, che fa parte del sistema, adesso c'è più di 3 reti tutte lotizzate, vanno a cantare, scusate se non mantengo la solita compostura, ma queste cose vanno a e poi c'ho fretta, voglio finire il video al più presto, così mi dedico alla lettura di Lovecraft, che devo leggere. Devo rileggere il 4º tomo e poi leggerò le lettere di Lovecraft. Molte volte che rilego le opere di Lovecraft, anche se ho tanti libri da rileggere. Vanno contro il sistema. Ma quale sistema? Come Povia, che come ho detto prima parla in astratto, chi governa il mondo sono tutti cattivi, ma non spiega la dinamica, non spiega che nel mondo c'è un'anarchia perché tutti gli stati stanno uno contro l'altro, tutti i poteri stanno uno contro l'altro, finanziari, economici, statali, militari, commerciali, industriali. La concorrenza è di tutti contro tutti nel sistema sempre più neoliberale, sempre più selvaggiamente capitalista. Quindi chi governa il mondo? Nessuno lo governa. Questo è difficile che la gente riesca a capire. Stiamo nell'era della totale anarchia, del totale individualismo, e tutti si rifugiano in una spiegazione del tipo: il mondo lo governano i bancari, gli industriali, i politici, c'è una sinarchia, c'è un balle. Il mondo sta cadendo in una confusione sempre più esasperante, capito? Il mondo non si autogoverna e né lo governa nessuno. Ormai non ci si sta capendo più un cavolo. E con questo vi lascio sul pacifismo e sulle false pretese rivoluzionarie delle canzoni che vengono cantate il 1° maggio nella festa dei lavoratori, perché in quel posto lo hanno sempre messo ai lavoratori il 1° maggio, proprio i sindacati che pretendono di rappresentarli, col caro rispettabilissimo Bertinotti che andava a porta da Bruno Vespa vestito di cashmere con vestiti firmati da stilisti, lui che è stato sindacalista e poi segretario o dirigente del Partito Comunista Italiano, e vestito di cashmere, che frequentava i salotti buoni difendendo i lavoratori con vestiti che costavano milioni e occhiali griffati, fumando sigari cubani, che c'era l'embargo ma in Italia arrivavano lo stesso, come vi avevo detto prima, che l'embargo in pratica non lo rispettava nessuno a parte gli industriali nordamericani, quando lo rispettavano, perché tutti chiudono un occhio quando si può importare in nero perché ci sono commissioni. Allora i sindacalisti hanno sempre guadagnato tanto, frequentato i salotti buoni e non hanno mai rispettato gli operai, che dagli anni 70-80 si sono visti decurtare lo stipendio e le pensioni con rispetto al caro vita. Il valore del denaro loro è sempre sceso, e poi è aumentata la precarizzazione, il lavoro in nero, la terzerizzazione, e quindi si lavora a tempo determinato, magari di 3 mesi come nei fast food, e negli supermercati ed ipermercati già non ci sono impiegati del supermercato, ma di ditte terziarizzate che assumono in nero precariamente a tempo determinato, e sono i ripositori che in pratica lavorano 18 ore, perché se non fanno gli extra non pagati li cacciano via, e devono lavorare fino a 12-14 ore per guadagnare una miseria, non arrivano a fine mese. I sindacati non ci sono perché le terziarizzate, che hanno meno di un certo numero di gente che peraltro non lavora per loro ma lavora saltuariamente, non possono intervenire. Allora ditte terziarizzate si suddividono in tante piccole ditte che hanno un minimo non sindicalizzabile di dipendenti, e quindi fregano la legge sulla protezione del lavoro, perché magari sono delle imprese che hanno 30-40 ditte, possono offrire 3000 impiegati, ma tutti quanti sono
compartimentati, quindi alla fine lavorano ogni volta, sono delle società che hanno 10-15 impiegati o operai o magazzinieri. Anche questo succede per impiegati concettuali, ragionieri, geometri, agrimensori, agricoltori, ormai tutto, tutti i lavori di servizio anche concettuale saranno sostituiti dalle macchine. Quelli che rimarranno lavorando, le persone che rimarranno lavorando saranno sfruttate sempre di più, perché se no saranno sostituite o da qualche disoccupato o dai computer. Vabbè, allora vi ho detto del falso pacifismo di Sanremo, della falsa protesta sociale di Sanremo, vi ho detto tutto. Spero di non avervi stancato. Mi raccomando, adesso saluto i miei amici di Instagram: Maria Teresa De Finis, ciao, Lucerito Ghigen, Renzo Montagnani Everything, About We Travel, Become a Life Drive, Mary acquista Peace 1976, Basel 1983, Dario Perniola. Ciao a tutte e tutti voi di Instagram, grazie per avermi fatto like in Instagram 100 volte. In realtà io avevo chiesto 1000 volte. Comunque a tutte e tutti coloro che mi seguono qui, se mi seguite in Instagram e mi date più di 100 like, vi saluterò nel prossimo video, possibilmente nel prossimo live. E vi voglio ricordare, se questo video anti Sanremo o in protesta a Sanremo, in protesta alle proteste di Sanremo, finte proteste, vi è piaciuto, innanzitutto, come nel video precedente una mia amica, mettete i seguenti hashtag: hashtag non vedo Sanremo, hashtag non mi piace Sanremo, hashtag io vedo, cioè io vedo hashtag Sant'Enchan, oppure hashtag io vedo Sant'Enchan, o inventatevi hashtag uguali. L'importante è viralizzare questo video anti finta protesta di Sanremo. Poi, per viralizzarlo di più, se questo video anti finta protesta sociale di Sanremo vi è piaciuto, dategli like, commentatelo, condividetelo quanto più potete, però inventatevi un like. Per esempio hashtag non mi piace Sanremo, hashtag non seguo Sanremo, hashtag non vedo Sanremo, non mi piace Sanremo, hashtag Sanremo mi fa schifo, hashtag vedo Sant'Enchan invece che Sanremo. Tutte le frasi possibili che abbiano a che vedere con non mi piace Sanremo e Sant'Enchan tutto attaccato, mettetegli l'hashtag davanti. E un'altra cosa, perché gli hashtag si viralizzino, se qualcuno prima di voi ha creato degli hashtag, nel vostro commentario includetelo. Quindi createne di nuovi del tipo hashtag non mi piace Sanremo, hashtag a me non piace Sanremo, hashtag non seguo Sanremo, hashtag non vedo Sanremo, eccetera, hashtag io vedo Sant'Enchan, hashtag Sant'Enchan, hashtag io seguo Sant'Enchan e non Sanremo. Tutte le combinazioni sono aperte. L'importante però è che se vogliamo viralizzare questi hashtag si riproducano tante volte. Quindi quando nei commentari qualcuno ha già creato degli hashtag, voi riprendete, copiate e appiccicate quegli hashtag e in più createne di nuovi. Sbizzarritevi, siate creativi, perché ciò che c'è di veramente rivoluzionario, oltre la meditazione, come ho detto in un video precedente anteriore, è anche la creatività. La creatività è potere, non sta in Italia in questo momento al potere, ma la creatività è potere.
Quindi con queste parole, care amiche ed amici, vi saluta il vostro Sant'Enchan. Se vi è piaciuto questo video condividetelo, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per conoscere novità. Mi raccomando, fate iscrivere quanta più gente possibile al mio canale, aiutatemi che sono disoccupato, e fate azionare la campanella anche ai vostri amici, oltre a farli iscrivere. Quindi con questo vi lascio, già vi ho dato tante raccomandazioni, e adesso è tardi, sono le 14:46 e sono riuscito a fare 40 minuti, ma adesso basta. Big Ben ha detto stop. Per chi si ricorda quello che significa, commentatelo qui sotto il video. Chi diceva Big Ben ha detto stop? Se voi, in una trasmissione della Rai, se voi avete più della mia età o almeno un'età sufficiente come per aver assistito a quel programma, mi direte il nome, cognome o il cognome e il nome del conduttore televisivo con un hashtag tutto attaccato nome cognome, hashtag tutto attaccato cognome nome, o hashtag nome e hashtag cognome. Così saprò l'età promedio di quanti mi stanno guardando in questo momento. Questo è stato il mio challenge del giorno. Vi ringrazio, adesso devo staccare perché poi diventa un video troppo largo, io divento reiterativo e vi scoccio. Ho avuto 3 like e mi hanno visto in 3 persone, quindi niente male, anche se mi hanno monetizzato le live, perché ho adesso il super chat. Nessuno mi finanzia in super chat, che peccato. YouTube mi deve pagare per il momento $70. Io non vedo l'ora che arrivi ai 100 per riceverli. Allora, salutando Fact Blue, che forse mi sta continuando a guardare in questo momento, che ha partecipato della chat, è stato l'unico. Saluto Alessandro Arcangeli, che di solito mi segue nelle chat, e vi saluto a tutte e tutti voi che mi guarderete in seguito. Dal vostro Sant'Enchan con affetto. Ciao, e mi raccomando, condividete questo video, dategli like e commentatelo. Ciao.